Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Leone, tendenze energetiche, grazie. Abbiamo l'imperatrice, amici del Leone. Questa prima parte di agosto parla di creatività, parla di espansione, parla di qualche nuovo progetto che probabilmente state pianificando, direi. L'imperatrice fa anche riferimento alla madre, quindi per qualcuno potrebbe riferirsi all'essere madre sia di qualche figlio che già avete o anche semplicemente essere madre di se stessi, per esempio. Oppure potrebbe fare riferimento proprio alla figura materna, quindi a vostra madre. Andiamo a vedere poi con i tarocchi nello specifico di che cosa si tratta. Allora, gli oracoli della saggezza vi dicono tic tac. Carta numero 30 è la carta che, diciamo, scandisce un tempo, vi ricorda che il tempo passa. Poi abbiamo tutto ciò che brilla, carta numero 16, e questa carta fa riferimento a quelle che sono un po' le illusioni, no? A quelle che sono un po' le cose che si vedono più belle di quelle che sono in realtà. Dopodiché abbiamo Casa Dolce Casa, carta numero 50. Questa carta fa riferimento, sì, alla casa da un punto di vista fisico, ma in realtà anche da un punto di vista un po' più profondo a quello che è la casa inteso come quello che vivete dentro, che cosa vuol dire per voi casa, dove vi sentite a casa. E poi abbiamo secondo le regole, carta numero 11. Questa carta fa riferimento al fatto che per quello che riguarda l'evoluzione, l'espansione, c'è un certo ordine universale da rispettare. Ci vuole il suo tempo, ok? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi nello specifico che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Nella descrizione qui sotto trovate la mia mail, nel caso vogliate contattarmi, e trovate anche ad un link che spiega come mettere insieme il messaggio di ascendente e segno lunare nel caso vogliate completare la lettura. Abbiamo un cavaliere di coppe, un re di coppe, un asso di bastoni. Quindi per molte persone questa lettura potrebbe vibrare come una lettura magari familiare, di relazioni, comunque affettiva. So che è una lettura generale questa, ma credo che a molte persone possa vibrare anche così. Qui c'è stato con questo cavaliere di coppe qualche tipo di notizia, qualche tipo di offerta, di conoscenza, di proposta. Per qualcuno potrebbe proprio essere una persona che avete conosciuto e che si è proposta a voi, letteralmente. E poi abbiamo questo re di coppe. Allora, il re di coppe normalmente parla di quello che è una maturità, di una persona matura, di una persona equilibrata. Matura intendo proprio da un punto di vista emotivo. È una persona che ha un certo tipo di saggezza, un certo tipo di lungimiranza anche. Io credo che sia proprio la persona di vostro interesse. Potrebbe anche qui avevamo il riferimento alla madre perché c'era l'imperatrice, essendoci qui il re di coppe potrebbe far riferimento a un padre, quindi vedetela come una figura genitoriale, diciamo in generale, senza stare troppo a capire se è madre o padre. Ognuno poi lo applichi alla propria realtà. L'asso di bastoni fa riferimento a qualche tipo di inizio, qualche tipo di nuovo percorso. Guardate, infatti avete anche l'eremita, nel quale voi vi volete addentrare. C'è qualche tipo di azione
che vi piacerebbe fare. C'è qualche tipo di movimento, mi verrebbe anche da dire, ok? L'eremita però mi dice che c'è la necessità di andare un pochettino più a fondo e io qui vi avvicinerei la carta del tutto ciò che brilla. Cioè, andate un attimino a fondo di quello che è la vostra verità, cosa volete veramente per voi, filtrate che cosa fate perché è quello che si aspettano gli altri fondamentalmente. L'eremita è una carta che vi dà l'opportunità di staccarvi per un periodo, di isolarvi se vogliamo, proprio per fare quel tipo di lavoro di scavo che si fa per togliere le convinzioni limitanti. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Il 6 di bastoni, il sole, re di bastoni e 5 di pentacoli. Non male, non male. Allora, il 6 di bastoni normalmente parla di un'energia che guida qualcuno. Io credo che qui, ragazzi, si tratti di fare il vostro lavoro interno per poi riuscire a portare nella vita di tutti i giorni quello che è la vostra realtà, la vostra verità, avere quello che è il riconoscimento anche da parte dell'esterno. Abbiamo poi il sole che sull'onda dell'imperatrice parla di espansione, di abbondanza, di crescita. Per certi versi parla anche di chiarezza mentale. Quello che qui magari poteva essere un po' in fase di lavorazione con la carta dell'eremita, quando arriva il sole vediamo che si crea una chiarezza mentale. Da lì quello che è la presa di posizione che indica questo re di bastoni. Ok? C'è qualcuno qui che si stacca da qualche tipo di dipendenza, da qualche tipo di sofferenza. Il 5 di pentacoli fa riferimento sempre a una ferita di abbandono piuttosto che di rifiuto. C'è qualche tipo di delusione qui in mezzo. Molte volte fa riferimento anche proprio come conseguenza di queste due ferite, fa riferimento anche a quello che è una codipendenza affettiva. Io qui sento che qualcuno si riprenderà in mano il proprio potere personale. Per qualcuno questo re di bastoni potrebbe rappresentare una persona, una nuova persona che entrerà a far parte della vostra vita, ok? Va bene, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere un attimino nello specifico se riesco ad aggiungere qualche dettaglio. Eremita un'altra volta e il 9 di spade al contrario. Io credo che questo cavaliere di coppe faccia riferimento a qualche tipo di comunicazione più che a una persona vera e propria, nel senso che qui c'è proprio la volontà di lasciarsi indietro i pensieri, le preoccupazioni. Sento che c'è molto peso sulle vostre spalle per quanto riguarda le aspettative degli altri. O meglio, quello che voi credete gli altri si aspettino da voi. Magari non sono neanche tanto, cioè è un po' come se fossero proiezioni, sento, per quello che c'è l'eremita. C'è questa, anche questa fase di isolamento per molti. È un po' come se si stesse cercando di capire ehm, per dove andare. Andiamo avanti, vediamo questo re di coppe. La temperanza al contrario, un 6 di bastoni nuovamente e un altro cavaliere di coppe. Allora, qui per molte persone ci sarà la conoscenza, l'entrata in gioco, diciamo così, di questa figura, perché veramente per qualcuno è una figura, è una persona. Sento che le cose inizieranno un po' in sordina. Nel senso che la temperanza al contrario mi parla di una sorta di disequilibrio per un certo verso, per altri versi mi parla di una sorta di impazienza, però le cose non sono proprio fatte alla luce del sole. Ehm, Sento che c'è affetto con questa persona. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Fante di bastoni al contrario, 3 di spade.
Io credo che qui ci sia la paura da parte di qualcuno di andare più a fondo con questa persona, perché comunque i presupposti ci sono tutti. Siete un po' voi che siete a fatti vostri, come vi posso dire, avete le eremite 2 volte. E qui c'è comunque un 3 di spade. C'è la paura per qualcuno di soffrire, o probabilmente non si è ancora elaborata una sofferenza passata, può anche essere. È per quello che c'è questa carta del secondo e le regole, perché prima bisogna curare e poi ci si può addentrare in qualche cosa di nuovo fondamentalmente. Andiamo a vedere ok. 9 di coppe, cavaliere di pentacoli e paggio di pentacoli. Io credo che... Allora, il 9 di coppe parla di un sogno compiuto, di un appagamento. Sento che ci sono delle persone che si stanno dedicando fortemente a loro stesse perché fondamentalmente manca qualche cosa, ma io credo che sia solo un, un punto diverso di vista di qualche cosa. E quindi da lì c'è questa energia molto lenta del cavaliere di pentacoli. Siete in fase di studio, siete in fase di analisi, siete in fase di introspezione, siete in fase di progettazione. Molte persone sono rivolte dentro. È come se stessero curando il cuore un pochettino. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni. Fante di coppe e il sole un'altra volta. Ma qui sento che questo lavoro vi gioverà, ragazzi. C'è qualcuno che verrà a farvi una proposta, una comunicazione, può essere che sia la stessa, che vedevamo a inizio lettura, o potrebbe semplicemente essere che qualcuno verrà a chiedervi scusa per questo 3 di spade. Magari qualcuno qui è stato un po' egoista, ehm, però guardate, vedo che c'è comunque la carta del successo, la carta comunque della comunicazione, perché i paggi porta sempre notizie, no? Può essere per qualcuno anche solo il fatto di diventare consapevoli dell'affetto che si prova, no? Che qualcuno lo comunichi. E poi c'è il sole, la chiarezza mentale, l'amicizia, l'espansione. Andiamo a vedere questo sole qui. Abbiamo il re di bastoni un'altra volta, la giustizia, ma che belle carte. Asso di coppe, ragazzi, qui nasce qualcosa di equilibrato, eh? Nel caso non avesse nessuno, tutta questa lettura potrebbe tranquillamente essere applicata per una situazione di lavoro. Magari state creando un nuovo progetto, siete in una fase di studio di questo nuovo progetto perché comunque magari ne avete già avuti altri che non vi hanno dato i risultati aspettati. E qui potrebbe esserci una proposta di collaborazione, una proposta, credo che vi proporranno di guidare qualcuno, ma ci vuole il suo tempo, ci vuole quello che è il vostro lavoro interiore per arrivare al vostro sole, per arrivare alla giustizia. La giustizia molte volte parla della firma di contratti e l'asso di coppe è un nuovo inizio con amore, con passione, può anche essere una relazione con questo re di bastoni che rivediamo qui alla fine. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo il diavolo e il 7 di coppe al contrario. Ecco, qui rivedo questa carta, il tutto ciò che brilla. Fate attenzione perché non è oro tutto ciò che brilla. Questa persona, questo re di bastoni, tende probabilmente a condizionare un pochettino, perché qui abbiamo la carta del diavolo e il 7 di coppe che parla di illusioni ed è da lì che poi arriva la disillusione, la delusione, ok? Quindi fate attenzione a quello che vi dicono fondamentalmente, ripeto, non è tutto oro ciò che brilla. Quindi è giusto farsi trasportare dalle emozioni, ma tenete sempre, datevi un tempo. Dite, vediamo, non lo so, tra un mese, 2 mesi, che tipi di risultati ci sono, che tipo di
avanzi ci sono. Datevi delle scadenze per riuscire a capire se la cosa progredisce, cioè avanza, oppure se in realtà è solo un po' vincolata, diciamo che si sta parlando di aria fritta, no? Re di spade, ci vuole chiarezza mentale. Il sole ve la porta in qualche modo, però pianificazione, controllo, ordine, regole, capacità di comando, chiarezza mentale, che altro vi posso dire? Razionalità, logica. Queste sono tutte le caratteristiche del re di spade ed è quello che voi dovete mettere in pratica in tutta questa situazione, ok? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altro vi posso dire, che cos'altro, insomma, vi posso consigliare. Andiamo a vedere. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale perché è importante che, insomma, sempre più persone abbiano questi messaggi. Quindi grazie a tutti per i like, per le condivisioni, i commenti, per le donazioni. Abbiamo la voce interiore e fioritura. Wow! La voce interiore è la sacerdotessa, eh? La sacerdotessa vi dice di fare attenzione alla vostra intuizione, attenzione ai condizionamenti, attenzione a quello che potrebbero essere le illusioni e le proiezioni della mente. La fioritura è una regina di denari. Voi non ve ne rendete ancora conto, ma siete già in questa fase di scusate, di imperatrice, questa fase di creazione. Vedete che la figura è incinta, ok? Quindi siete in quella fase dove state iniziando, siete già sbocciati in realtà, qualche cosa è già successo, state semplicemente fiorendo. È una fioritura interna, è una presa di consapevolezza interna. Vi ricordo che per ben 2 volte è uscito l'eremita. State facendo questo lavoro che vi porterà alla chiarezza mentale. Wow, ma che belle carte, amici del leone. Andiamo a vedere un koan. I koan sono delle tavole di legno in origine dove i monaci buddisti meditano, cioè sulle quali i monaci buddisti meditano. Sono delle tavole incise con delle frasi e io adesso vi darò una di queste frasi proprio per aiutarvi a meditare sulla vita, su qualche tipo di domanda o su questa lettura, insomma. Ok. Mentre vivi, scusate, mi sono impappinata, sappi che stai morendo. È molto interessante questa frase. Qui vi vuol far riflettere sul fatto che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo giorno. Vivete una vita sapendo, rimanendo ben consapevoli del fatto che domani potrebbe succedere qualche cosa per cui potreste poi non esserci più. Quindi il punto è: state lasciando qualche cosa di in sospeso? State posticipando qualche cosa che, avreste sempre voluto fare e trovate sempre scuse per posticipare questa cosa? È una cosa così, poco importante da poter essere posticipata? È una cosa alla quale voi state tenendo tanto da tanto tempo e continuate a posticiparla? Fatevi questa analisi, diciamo, da eremita. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero in qualche modo che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.